Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mia moglie ed io abbiamo entrambi 50 anni. Sono un agente immobiliare commerciale e mia moglie lavora per il comune. I nostri figli sono all'ultimo anno di college. Mio figlio sta conseguendo una laurea in ingegneria di rete e mia figlia in giurisprudenza. La nostra relazione ha avuto alti e bassi e mia moglie aveva molti debiti sulla carta di credito quando l'ho incontrata. Per suo merito, lavorava 2 lavori per saldare il debito e mi sono rifiutato di sposarla fino a quando non avesse estinto parte del debito. Ho aiutato a pagare gli ultimi $10.000 del debito della carta di credito e 22 anni fa ci siamo sposati. Aveva anche un problema con l'alcol quando l'ho incontrata, ma stava lavorando su questo aspetto. Ha partecipato alle riunioni di alcolisti anonimi oltre a lavorare in 2 posti. È stata sobria per quasi 21 anni e ha fatto un lavoro fantastico, superando l'alcolismo. Quando abbiamo avuto i nostri figli, inizialmente era una mamma casalinga e potevo permettermi di prendersi cura di lei e dei bambini. Questo è andato avanti per circa i primi 10 anni del nostro matrimonio. Quando i bambini avevano 11 anni, ha iniziato a lavorare e abbiamo testato un po' le acque per vedere se potevano stare da soli, ma non spesso. Avevamo ancora una babysitter quando avevamo le nostre serate e altre occasioni. Avanziamo di circa 3 anni, quando i bambini avevano circa 14 anni. Ho notato che mia moglie stava diventando un po' distante, quindi l'ho affrontata immediatamente. Non nascondeva nulla e mi ha detto che la sua migliore amica aveva ricominciato a bere e questo la disturbava. Quando pranzava con la sua amica, questa cercava di convincerla a ricominciare a bere e lei le disse di non farlo. Litigarono e la sua amica le disse che era diventata noiosa. Mi disse che non era tentata perché era arrivata troppo lontano per rovinare tutto ora. Ora, ciò che mi perplime è che la sua amica la supportava al 100% quando andava alle riunioni di AA e io non potevo essere lì. Si supportavano a vicenda. Non uscì o parlò con la sua amica per circa 6 mesi dopo quello. Un giorno, quando tornai a casa dal lavoro, mia moglie era già a casa. Indovina chi vidi seduta sul divano? Era la sua migliore amica. Abbiamo chiacchierato mentre mia moglie cucinava e lei si scusò per quello che aveva fatto, per aver cercato di far bere di nuovo mia moglie. Dopo cena ci sedemmo tutti, parlammo e guardammo un film, ma notai, mentre eravamo seduti, che mia moglie e la sua amica erano sedute vicine, quasi in grembo l'una all'altra. Non dissi nulla a mia moglie dopo che la sua amica se ne andò. Mi limitai a prendere nota mentalmente. Avanziamo di circa 1 mese e mia figlia torna a casa per il fine settimana e passa del tempo con sua madre. Andarono a pranzo, al cinema, da Starbucks e altre cose. Ma mentre erano insieme, mia figlia mi mandò un messaggio chiedendomi cosa ci fosse che non andava con la mamma. Pensai, perché mia figlia farebbe una domanda del genere? Mia figlia mi disse che la batteria del suo telefono era morta e aveva chiesto a sua madre se poteva usare il suo telefono. Mia moglie quasi impazzì. Fui completamente sbalordito dall'affermazione di mia figlia e mi chiesi perché mia moglie fosse così agitata, perché sua figlia voleva usare il suo telefono. Cercavo di non pensarci troppo quando tornarono a casa. Mia figlia mi diede quella occhiata come a dire «Che diavolo!». Quando mia figlia se ne andò la domenica, chiesi a mia moglie perché si fosse agitata quando nostra figlia voleva usare il suo telefono. La scusa che mi diede mi sembrò una totale cavolata. Mi disse che aveva alcuni documenti privati della città sul suo telefono che non voleva che lei vedesse. A un punto, mia figlia tende a essere ficcanaso, ma ancora non suonava credibile. Non pressai ulteriormente mia moglie, lasciai perdere. Avanziamo di qualche mese e iniziai a notare che mia moglie usava molto più del solito il suo telefono, ma non dissi nulla. Mia madre e mio padre mi insegnarono molti anni fa di ottenere prove prima di fare accuse. A suo merito, la nostra vita sessuale non era diminuita. Avevamo i nostri normali incontri sessuali circa 3 volte a settimana. Un giorno, mentre ero al lavoro e lavoravo fino a tardi,
Era oltre le 19 quando stavo finendo e mia moglie era libera. Mi disse che avrebbe passato la serata con la sua amica e mi disse anche dove sarebbero state, promettendo di tornare a casa entro mezzanotte. Le dissi di stare attenta e di non fare stupidaggini. A lei non piacque l'ultima parte, quella di non fare stupidaggini, e mi disse che le ricordavo suo padre. La sua risposta mi colse di sorpresa, ma non le risposi. La mezzanotte passò e lei non mi diede notizie. Verso le 4:13 del mattino ricevetti un messaggio da un numero sconosciuto. Quest'uomo mi chiamò con FaceTime e mi mostrò una foto di mia moglie e della sua migliore amica ubriache e svenute sul letto. Mi informò che aveva discusso con la migliore amica di mia moglie riguardo al bere e al fare casino. Quest'uomo era in gamba. Mi disse che l'avrebbe riportata a casa perché doveva guidare per andare al lavoro e la nostra casa era sulla sua strada. Era il fidanzato della migliore amica di mia moglie. Quando mia moglie tornò a casa, la rimproverai e le dissi che doveva mettersi in riga. Era semisobria e si scusò più volte. Non poté andare al lavoro perché aveva la sbornia in un giorno feriale. Dopo quella notte, la nostra vita sessuale peggiorò notevolmente. Non sapevo perché, ma intendevo scoprirlo. Una sera, quando tornò dal lavoro, era completamente assorta nel suo telefono. Mi mostrò alcuni video di TikTok e Instagram, ma non mi interessavano. Questo andò avanti per circa una settimana. Poi, una sera, mentre ero nell'ufficio di casa a esaminare alcune proprietà commerciali, venne da me e mi disse che sarebbe uscita di nuovo. La guardai e dissi: «Davvero? Dopo quello che è successo l'ultima volta stai uscendo di nuovo?» Lei rispose: «Guarda, mi scuso per quello», e se ne andò. Interrompi quello che stavo facendo e chiamai un amico. Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Dopo la conversazione, entrambi concordammo che dovevo iniziare a indagare. Fece un punto valido. In tutto il tempo che siamo stati sposati, non è mai uscita in un club senza di me. La prima cosa che feci fu controllare i registri delle chiamate, ma non vidi nulla di sospetto. Riconobbi i numeri della sua amica, di mia figlia e mio figlio, e dell'uomo che aveva riportato mia moglie a casa quella mattina. Successivamente ricercavo come tracciare mia moglie senza che lei lo sapesse. La mia prima ricerca fu: trova il mio telefono, ma non volevo avvicinarmi al suo telefono. Gli investigatori privati nella mia area erano un'ultima risorsa, quindi optai per un localizzatore GPS. Ci vollero 2 settimane dal momento in cui ordinai il localizzatore, installandolo e scoprendo dove andava mia moglie. La prima volta che la seguii fino a casa di un uomo. Non so chi fosse, non era un collega di lavoro. Si abbracciarono e si baciarono e mi assicurai di ottenere una foto e un video. Non uscì per almeno 2 ore. La seconda volta che la seguii era con la sua migliore amica. A quel punto ero al di là della rabbia. Dopo che entrarono, provai ad entrare nel club e i buttafuori non mi lasciarono entrare. Dissero che era solo su invito. Implorai spiegando la situazione, ma non cedettero. Dissi a uno degli uomini: «Per favore, uomo, quella è mia moglie là dentro». Poi uno finalmente disse: «Signore, questo è un club scambista». «Mi dispiace, non possiamo farla entrare». Poi fece la cosa più strana. Tirò fuori un biglietto da visita con l'indirizzo del club scambista e mi disse che forse avrei potuto usarlo in qualche modo. Ero completamente confuso. Ma una volta passata la confusione, tornai a casa arrabbiato come non mai. Per prima cosa mi misi al computer e cambiai alcune cose finanziariamente. Verso le 2:17 del mattino mia moglie entrò barcollando, ubriaca e vestita come una prostituta. Ero a letto quando entrò nella camera da letto, cercò di fare sesso con me. Le dissi di andarsene. Quando partii per il lavoro il giorno seguente, lei dormiva ancora. Non la svegliai, ovviamente. Mentre ero al lavoro, ricevetti una serie di messaggi di testo offensivi e non risposi durante la mia pausa pranzo. Chiamai alcuni avvocati divorzisti per discutere come sarebbe stato un divorzio per me. Viviamo in uno stato con divorzio senza colpa, quindi il fatto che avessi foto e video non mi avrebbe aiutato in quel momento. Volevo solo uscire, non mi importavano gli asset. Aveva abbracciato e baciato un altro uomo davanti a me ed era membro di un club scambista. Chiesi il divorzio quel giorno e prima che mia moglie tornasse a casa, trasferii tutto nella camera degli ospiti. Beh,
Ero in attesa di una sorpresa. Mia moglie non tornò a casa quella notte. Andai a letto verso mezzanotte e lei non era a casa. Indovina un po'? Era in prigione e l'avevano fermata per guida in stato di ebbrezza. Tornò a casa il giorno dopo e la sua amica la pagò. Voleva parlare con me, ma le dissi che non volevo parlare con lei. Ero indifferente verso di lei dopo tutto ciò che avevo fatto per lei. Mi aveva spezzato il cuore in 1.000.000 di pezzi. Entrò nella camera da letto piangendo. Abbiamo vissuto in camere separate per 6 settimane e quando ha ricevuto i documenti del divorzio mi ha mandato un messaggio dicendo che era dispiaciuta e voleva un'altra possibilità. Le dissi che l'avrei sempre amata, ma non come mia moglie. Beh, non le piacque quella risposta. Andò all'attacco, dicendo a tutti che la maltrattavo, che ero abusivo e che avevo avviato il divorzio, tutte queste assurdità. Ma io mi difesi subito con foto e prove video di come mia moglie di 22 anni mi avesse tradito entrando in un club scambista e baciando un uomo sconosciuto. Ogni singola persona che mi aveva attaccato si scusò. Il divorzio fu rapido, dividemmo i beni a metà. Lei non riceveva alimenti a causa del denaro che guadagnava con il suo lavoro, ma dovevo dividere l'equità della casa quando veniva venduta. Quando nostro figlio e nostra figlia lo scoprirono, non lo seppero da me. Non so come l'abbiano scoperto o chi gliel'abbia detto. La presero male e hanno alienato la loro madre per ora. Questo è tutto quello che ho per ora. La mia ex moglie non ha smesso di contattarmi e io non rispondo ai suoi messaggi. Se avrò qualche aggiornamento, manderò una email al canale. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!